Ciao a tutti ragazzi, oggi torniamo a parlare di meta, ma questa volta in close range, quindi dalla corta. Ho selezionato per voi 4 armi, 2 quasi equivalenti, una versatile e una completamente broken, così da soddisfare qualsiasi playstyle. Andiamo a vedere quali sono. Iniziamo! Iniziamo con la versatile tra le 4 ed è il Chimera. Versatile perché performa come un SMG fino ai 10 metri con i suoi 558 millisecondi di TTK e meglio di qualsiasi SMG fino ai 25 metri con ben 759 millisecondi di TTK contro una media di 1020-1100 degli SMG. Poi, verso fine video posterò anche un grafico comparativo per farvi capire bene la differenza. Passiamo alla sua build e relative calibrazioni. Passiamo ora agli SMG veri e propri, iniziamo con il Vaznev, l'SMG più forte entro i 10,2 metri, con l'esatto TTK del Chimera, quindi anche lui con 558 millisecondi. Il suo più grande pro è che ha il miglior sprint to fire e il miglior tactical sprint to fire della categoria, rendendolo quindi il più agile nei close quarter combat. Vediamo la sua build e relative calibrazioni. Per il secondo SMG non posso non nominare il Lachman Sub. Lui è a mani basse il più forte entro gli 8,9 metri con i suoi 541 millisecondi di TTK, quindi anche se di poco è più veloce del Chimera. Detto questo, ovviamente utilizzabile solo da quei player che prediligono pushare le case o comunque ingaggiare fight estremamente ravvicinati. A supporto di questo ha anche un ulteriore bonus, cioè l'ADS time più veloce della categoria. Ma passiamo ora alla sua build e relative calibrazioni. Prima di passare all'ultima arma, nonché alla più broken in assoluto, vi do una veloce comparazione tra le armi più usate in close range a livello di TTK. Come possiamo osservare, il Fennec, linea verde, è ormai stato devastato con i 2 nerf ricevuti uno dopo l'altro. Il Vel, linea gialla, è sì un'ottima arma, ma non da considerarsi meta. Se devo fare una specifica in merito, può diventarci, ma solo nel caso in cui in futuro si inizia ad intravedere un meta tutto attorno all'hipfire. Quindi, escludendo queste due, come potete ben vedere, la Vaznev, l'MP5 e il Chimera la fanno da padrone. Ovviamente se avete abilità con il controller in culo, il mio consiglio è assolutamente di usare il Chimera, tra le tre appunto la più versatile, dato che arriva a killare a 25 metri con una velocità impressionante. Ora vi rubo solo un attimo per dirvi che se il video vi sta piacendo, iscrivetevi, mettete like e attivate la campanella. Per voi è completamente gratuito, ma per il mio canale è di vitale importanza. Passiamo ora all'arma più assurda introdotta nella Season 2, il Broadside, un pompa semi-automatico di quelli che non si vedevano dai tempi di Warzone 1. Inizierò subito con la sua build. Questo pompa riesce a bisciottare, quindi a killare con 2 colpi qualsiasi player anche full piastre se siete vicini. Fortissimo sia in hipfire che in aim down sight. Questa build è ottima se giocate in singolo o al massimo in duo, se invece giocate spesso in trio o in quad, allora switchate la volata con il caricatore da 25 colpi. I suoi punti di forza sono principalmente 2, un fire rate altissimo e un TTK che dovremmo considerare tipo no sense? Sì, perché si aggira attorno ai 300 millisecondi, quindi surclassa qualsiasi arma detta in precedenza. Verrà nerfato? Sicuramente, ma non credo a stretto giro, dato che proviene dal Battle Pass e storicamente qualsiasi cosa proviene dal Battle Pass viene poi nerfato a fine season, quindi il mio consiglio è abusatene più che potete. Piccolo tip, come potete osservare sparare in hipfire o in IDS impatta sulla rosa dei proiettili, quindi è vero che con il pompa si predilige sparare in hipfire, ma se il vostro nemico si trova circa sui 10 metri, beh lì portate il mirino all'occhio tranquillamente e il B-shot è assicurato. E con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, a me non resta altro che salutarvi, al prossimo video, ciao 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 ciao!